Buongiorno a tutti amici, finalmente e come promesso, con il video di oggi aprirò le danze con le ricette dedicate al Natale e ovviamente partirò subito dal dolce. Vi voglio proporre dei dolci tradizionali sardi preparati sempre in occasione delle feste qui in Sardegna. Sto parlando delle tilicas de mendula e meli o caschetas o ancora tiricche, deliziosi cestinetti di varie forme in pasta violada, la tipica sfoglia sarda con lo strutto e con un fantastico ripieno che si scioglie in bocca a base di mandorle, miele, scorza d'arancia e spezie. Davvero eleganti e originali, perfetti per Natale. Oltretutto senza uova e senza lievito, una bontà che non potete perdervi. Inizieremo a tritare 250 g di mandorle pelate all'interno di un robot da cucina, nel mio caso il bimbi, fino a ridurle a farina. Dopodiché le trasferiremo all'interno di una ciotola dove uniremo un cucchiaino scarso di spezie. Nel mio caso ho usato la cosiddetta saporita, sostituibile benissimo con la stessa quantità di zafferano, ad esempio, secondo quindi i vostri gusti. Mescoliamo e ora grattugiamo la scorza di un'arancia grande oppure 2 arance piccole. Mescoliamo ancora un po' e adesso all'interno di un pentolino antiaderente versiamo circa 100 g d'acqua, 250 g di miele bello fluido e se così non dovesse essere allora scioglietelo un po' prima a bagnomaria. Mescoliamo e accendiamo il fornello. A fiamma moderata portiamo ad ebollizione. Ora versiamo la farina di mandorle preparata precedentemente, abbassiamo la fiamma e mescoliamo per circa 3 minuti. Aggiungiamo un cucchiaio per volta di semola rimacinata, sempre continuando a mescolare per un totale di 3 cucchiai di semola. In questo modo ci accorgeremo come piano piano il composto inizia a staccarsi dalle pareti e dal fondo. Vedete, dovrete ottenere proprio questo risultato. Una volta che avrà raggiunto questa consistenza, spegniamo il fornello e trasferiamo il ripieno in un'altra ciotola, così inizierà a freddarsi. Nel frattempo prepariamo la pasta violada, ossia la sfoglia dei nostri cestini. In una ciotola versiamo 120 g di semola rimacinata e 120 g di farina 00. Mescoliamo con una mano, aggiungiamo un pizzico di sale, 50 g di strutto morbido, 100 g d'acqua tiepida, mescoliamo bene con le mani e prima all'interno della ciotola e successivamente lavoriamo la pasta sul piano di lavoro. Attenzione perché potrebbe non occorrere tutta la farina che è contenuta nella ciotola, dipende dal grado di assorbimento delle farine che state usando. Quindi impastando sulla spianatoia man mano vi accorgerete se il panetto necessita di farina in più o farina in meno. Vedete, io ho lasciato da parte circa 10-20 g di farina e semola e vi mostro la pallina che ho ottenuto, morbida ma non appiccicosa e per niente secca. Infatti tradizione sarda vuole che la pasta violada fosse preparata regolandosi, come si suol dire, a occhio. Le nostre nonne, ecco, non pesavano nulla e va fatta proprio così. Non si può sostituire lo strutto con il burro, ad esempio, altrimenti non sarebbe più pasta violada. Chiudiamo il panetto all'interno di un foglio di pellicola e lo facciamo riposare a temperatura ambiente per 20 minuti. Nel frattempo ci prepariamo il piano di lavoro organizzato in questo modo: paletta o raschietto, rotella dentellata, semola e la macchina sfogliatrice che, se non doveste avere, vi toccherà stendere la sfoglia con il mattarello, procedimento un po' più lunghetto poiché va tirata bella sottile. Dividiamo la pasta in 2 parti e una metà la conserviamo di nuovo avvolta nella pellicola, così non si secca.
Pigiamo un po' con le dita e iniziamo a sfogliare la pasta, prima ad un livello grosso, poi man mano che sfogliamo e ripieghiamo la pasta su se stessa diminuiamo il livello, fino a portare la manopola a livello 4. Nella mia macchina equivale al second'ultimo livello più sottile, quindi così come mostrato in video. Guardate che bella, dà troppa soddisfazione sfogliare la pasta. Una volta aver creato una bella striscia sottile di pasta, la divideremo in due, così ci verrà più semplice e regoleremo i bordi poi con la rotellina dentellata. Prendiamo un metro e tagliamo strisce di 15 cm x 4. Queste saranno le dimensioni che dovranno avere le nostre tilikas. La pasta avanzata la conserviamo sempre avvolta nella pellicola, così non si secca, e ora preleviamo un cucchiaio per volta di impasto, ci versiamo un po' di semola nelle mani e anche sul piano di lavoro e iniziamo a creare dei salsicciotti sottili, rotolando il ripieno sulla spianatoia. Tagliamo i salsicciotti regolandoci in base alle dimensioni delle sfoglie, tenendo liberi almeno mezzo centimetro dalle estremità, così che non ci siano problemi poi dopo per chiuderle, e procediamo in questo modo. Dopo aver posizionato il ripieno su ogni sfoglia inizieremo a chiuderle su se stesse così come vi sto mostrando e con il dito leggermente bagnato d'acqua inumidiamo le estremità della sfoglia e facciamo aderire bene le due parti fra loro. Solleviamo i lembi anche al centro, ma senza chiuderli in superficie, dovranno restare quindi aperti in modo tale che si veda il ripieno e ripieghiamo su se stessa la nostra prima tilikas, dandole la forma di un serpentello. Diciamo che qui potrete sbizzarrirvi con la vostra fantasia, le forme che si potranno dare ai cestini saranno tantissime: cerchi, serpenti, cuori, ferri di cavallo o semplicemente lettere S. Ecco qui, continuiamo quindi in questo modo fino ad esaurire tutto il composto, sia del ripieno che della sfoglia. Come potrete notare, il procedimento non è per nulla complesso. Una volta pronte le sistemiamo su un foglio di carta da forno sulla leccarda grande del forno e facciamo preriscaldare il forno a 160 gradi per una decina di minuti. E ora, diminuendo lo zoom, vi mostrerò anche quante ne sono uscite con le dosi che vi ho dato. Ecco, le conto assieme a voi. Sono esattamente 29 tilikas. Le cuoceremo nel ripiano centrale del forno per 10-15 minuti a 160 gradi. Faranno in un attimo a cuocere perché il ripieno è già cotto e la sfoglia è talmente sottile che ci impiegherà pochissimo. Eccole pronte, ancora da calde, le spennelliamo una alla volta con un po' d'acqua e miele e facciamo aderire bene le palline colorate. Volendo potreste aggiungere anche un po' di scorza d'arancia, oppure se vi piacciono di più lasciarle anche semplici così, carinissime ugualmente. Ma guardate che bella figura fanno sulla tavola di Natale, mettono proprio allegria e danno un'aria di festa all'atmosfera, oltre ad aver profumato tutta la casa. Sia il cestinetto che il ripieno sono morbidissimi e si sciolgono in bocca. Oltretutto la pasta violada ha un gusto neutro, per cui si sposa benissimo con questo tipo di preparazioni. Infatti in Sardegna è la sfoglia che si usa di più per alcuni tipi di dolci sardi. Le tilikas esistono anche con il ripieno di sapa, il mosto dell'uva cotto e, se ben ricordate, ve le proposi tanti anni fa, sempre qui sul mio canale YouTube. Vi lascerò il video nelle schermate finali, così se vi dovesse far piacere potrete guardare anche quella preparazione. Ringrazio tanto una cara persona che mi segue sempre su Instagram e che ha rifatto anche tante mie ricette e mi ha dato l'idea per realizzarle in questo modo, con il miele. Ciao Cristina, un bacione grande grande e grazie davvero con tutto il cuore. Mando un grosso bacione anche a tutti voi, vi abbraccio forte forte e spero tanto che questo dolce natalizio vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti. Ciao!